E quindi è un grande piacere invitare la prima speaker, quindi Luisa Minghetti dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci parlerà della rete delle biobanche, un tema già affrontato e molto importante nell'INIL. Allora, buonasera a tutti, cercherò di essere molto rapida anche perché il mio argomento è decisamente molto più facile di tutte le cose interessantissime e difficili che abbiamo sentito oggi. Allora, a me è stato chiesto di parlare un po' delle competenze e dei servizi di questo partenariato, in particolare delle biobanche. È già stato richiamato in diverse situazioni l'importanza delle strutture e delle facilities che sono presenti nel consorzio e come uno degli obiettivi è quello di valorizzarli, e anche lo statuto della Fondazione affronta questo tema, disciplinando appunto come queste infrastrutture possono essere legate in network con dei regolamenti e come questi network possono essere anche implementati con apporti esterni al partenariato. E questo è l'organigramma che trovate sul sito della Fondazione, e che mette proprio in evidenza come il coordinamento come le reti tematiche sono al centro dell'attività scientifica della Fondazione. C'è un coordinamento di queste reti tematiche, il referente responsabile è Gianluca Moroncini, e in particolare Gianluca mi ha chiesto di aiutarlo su quello che riguarda il coordinamento delle biobanche. Questo non tanto perché io sia una grande esperta di biobanche, ci sono delle persone nel consorzio che sono assolutamente più esperte di me, ma direi soprattutto per riconoscere il ruolo che ha avuto l'Istituto Superiore di Sanità e che ha l'Istituto Superiore di Sanità nel dare supporto al Ministero della Salute e al Ministero dell'Università e della Ricerca nel garantire la partecipazione dell'Italia a delle infrastrutture di ricerca europee, ESFRI, nell'ambito di life science, e una di queste infrastrutture è appunto l'infrastruttura dedicata alle biobanche e alle risorse biomolecolari, BBMRAI. BBMRAI è un consorzio europeo tra i più ampi, tra le infrastrutture di ricerca europea, sono oltre 20 paesi, e ha proprio l'obiettivo di promuovere la cultura della qualità dei campioni biologici e di facilitare l'accesso alle risorse biologiche. L'Istituto è la representing entity a livello europeo, quindi rappresenta l'Italia negli organi di governo europeo di questo consorzio, in particolare io ho questo ruolo di rappresentante governativo da alcuni anni. Il direttore invece del nodo nazionale italiano è la professoressa Maria Luisa Lavitrano dell'Università di Bicocca. Scusate, sono andata indietro. Ok, quindi non vi devo più parlare dell'importanza del campione biologico che è proprio al centro dell'avanzamento e dell'implementazione della medicina di precisione, e quindi dell'importanza del campione biologico in un progetto come quello di l'Italia, che ha proprio l'obiettivo di rafforzare la filiera della ricerca e dell'innovazione nell'ambito della medicina di precisione. Sin dalla stesura del progetto, nelle discussioni che abbiamo avuto con Laura e con tutti gli altri componenti del consorzio, è emerso subito l'importanza della presenza di grandi collezioni di campioni biologici come un punto di forza e un valore aggiunto del progetto, e quindi anche come questo sia un patrimonio da valorizzare sia all'interno del consorzio ma anche verso l'esterno, e anche in una prospettiva che vada oltre la durata del progetto di Italia. A questo scopo c'è stata una prima ricognizione interna da parte del Lab, e devo ringraziare Laura che si è occupata della raccolta delle schede e della sintesi dei dati raccolti, e che ha fatto proprio emergere come all'interno del partenariato esista una ricca presenza di campioni e di collezioni di biobanche. È una situazione abbastanza ricca, eterogenea, ci sono delle biobanche assolutamente avanzate come la biobanca dell'IFO Regina Elena o come la biobanca degli studi di Verona. Ci sono altre realtà che si stanno attrezzando per diventare biobanche, e ci sono invece delle realtà più immature che hanno delle importanti collezioni di campioni biologici ma che non si configurano ancora come delle biobanche. E lo stesso Istituto Superiore di Sanità abbiamo sentito oggi che ha delle importanti coorti, ma noi non abbiamo una biobanca, la stiamo costruendo proprio fisicamente in questi mesi. Da queste prime considerazioni quindi abbiamo iniziato a ragionare, abbiamo fatto un primo ragionamento con Gianluca e con Lab,
di quali siano le iniziative che dovremmo prendere proprio per valorizzare questo patrimonio. E quindi quali iniziative, quali regolamenti, quale organizzazione dare a questa rete di biobanche. E si è addirittura parlato di una piattaforma per mettere in rete tutte queste facilities. Chiunque abbia affrontato il problema delle biobanche sa che l'energia, le risorse che bisogna mettere in campo per creare una piattaforma federata per gestire una biobanca sono assolutamente notevoli, e quindi abbiamo cercato di ragionare se invece potevamo perseguire un altro cammino. E la proposta a cui siamo arrivati e che oggi vi facciamo è quella di non partire da capo costruendoci un nostro network, una nostra piattaforma, ma quella di utilizzare strumenti che sono stati messi a punto da anni e che sono a nostra disposizione, entrando in collaborazione e integrandoci con il network italiano di BBM-RAI, bbmrai.it, il consorzio di cui vi ho parlato prima. E è un consorzio già molto esteso, ha uno stato molto avanzato. Qui vi riporto alcuni numeri, sono quasi 100 biobanche, coinvolgono università, enti pubblici di ricerca, ospedali, IRCCS, insomma una platea piuttosto ampia, un numero molto elevato di gruppi di ricerca, associazioni di pazienti, contatti anche con l'industria farmaceutica. Quindi l'idea è: entriamo sfruttiamo questo consorzio già esistente, mantenendo però un'identità, perché quello che noi vogliamo è mantenere l'identità del nostro consorzio, e quindi fare parte di questo consorzio nazionale sostenuto dai 2 ministeri, integrato in un network europeo e potendo utilizzare gli strumenti che sia il network italiano che quello europeo ci mette già a disposizione. Questi sono i servizi che BBM-RAI Italia offre, e abbiamo dei servizi che vanno appunto questi 4 blocchi sono quelli che si chiamano common service, quindi sono delle strutture che danno servizio gratuitamente a chiunque si rivolga a questo portale e a questi indirizzi che io vi ho qui riassunto. Quindi c'è servizi che riguardano diciamo, tutti gli aspetti etico-legali, servizi ELSI, i servizi di qualità, e qui parliamo proprio di qualità dei campioni e dei processi legati al campione biologico e alle biobanche, ma parliamo anche di un common service IT e di quello che è una delle funzioni più importanti per una biobanca, che è appunto la directory, quindi un elenco, un catalogo che mostri qual è il patrimonio di campioni biologici messi a disposizione. Questa è un screenshot del sito di BBM-RAI IT. Come vedete ci sono diciamo, vari punti di accesso. C'è questa prima parte di Directory Data Management che è riservata e dedicata già alle biobanche che fanno parte di questo network, e c'è questa Online Directory, quindi chiunque ricercatore può collegarsi a questa Online Directory e verificare quali campioni sono messi a disposizione da queste biobanche. Questo di nuovo è un altro screenshot, ho messo. Quello che è importante è che questa directory non è italiana, è collegata a quella europea, quindi qui si può, scegliendo il paese, si possono vedere tutti i campioni, tutte le collezioni e le biobanche che fanno parte del network europeo. Qui ovviamente ho messo Italia, è venuta fuori la biobanca IFO, la biobanca della Regina Elena, e quello che noi proponiamo e che abbiamo già discusso con BBM-RAI Italia è che le biobanche che già fanno parte, che sono di IL e che già fanno parte di questo consorzio, possano apparire in questa directory con una specie di tag e vengano individuate come le biobanche di IL. Questo ci permetterebbe di avere come risultato a breve termine un network identificato all'interno di un network già esistente, e più a lungo termine il fatto di poter utilizzare tutti gli strumenti forniti da BBM Italia ci consente di continuare a promuovere la qualità del biobancaggio e la qualità del campione. E per fare in fretta ho dimenticato di sottolinearlo, ma la parte più forse altrettanto importante che il campione biologico sono i dati associati al campione. Quindi promuovere questa qualità del campione e dei dati, questo aumenta la qualità della ricerca. Ancora a più lungo termine, incrementare il numero delle biobanche che possono far parte di questo network identificato come HEAL Biobanking, e di aiutare le biobanche che intendono avviare un processo di accreditamento
di certificazione, ma soprattutto di accreditamento, secondo questa recente norma ISO che è la 20387, in un'ottica anche seguendo, diciamo, quello che ci chiede un po' il PNRR, uno dei requirement del PNRR, mettendo particolare enfasi sulle biobanche e sulle collezioni che sono presenti al sud. Sapete che il PNR ci chiede di dedicare una percentuale importante, il 40% delle risorse. Quindi questi sono obiettivi che pensiamo possano essere raggiunti a lungo, breve, medio termine, diciamo così. L'ultima, diciamo, ricaduta che voglio portare alla vostra attenzione è sempre, scusate che ovviamente è un errore, lungo-breve termine, intendevo a lungo termine, è quello che entrando in un consorzio, già esistente, utilizzando gli strumenti già esistenti, quello che vogliamo fare è quello di evitare delle duplicazioni, evitare degli investimenti di risorse sia umane che economiche per sviluppare strumenti e infrastrutture che già esistono, che già sono messe a sistema e che sono pronte per essere utilizzate da una platea più ampia. E l'ultima cosa che ritengo sia altrettanto importante è quello di aumentare le sinergie tra i vari investimenti del PNRR. E ve ne cito soltanto uno, e questo è un progetto molto importante, sempre finanziato dal MUR, che è Strengthening BBM-RAI, quindi fa parte dell'investimento dedicato alle infrastrutture. È un progetto, non ricordo bene l'importo, ma supera i 20 milioni di investimento ed è, come vi ho riportato dal sito, si propone di supportare le competenze digitali delle biobanche migliorando l'esposizione delle risorse biologiche disponibili nel catalogo, eccetera, eccetera. Quindi è esattamente l'obiettivo che ci poniamo. Quindi la sinergia tra questa iniziativa del PNRR con un progetto come il è sicuramente qualcosa che dà un valore aggiunto e che si proietta anche al di là della durata di questi progetti. Ho risparmiato 20 secondi. Grazie Luisa per aver risparmiato questi preziosi secondi.